Bene, Eli è qua dietro che sta mettendo a posto la spesa che abbiamo appena fatto da Mercadona. Probabilmente è l'ultima spesa che facciamo qua in Spagna, perché adesso andiamo in un posto normale, un parcheggio e basta, perché non c'è più niente. Da sotto Barcellona al confine con la Francia non c'è più nessun posto di quelli che piace a noi, diciamo, quindi non importa, un parcheggio adesso vale l'altro, non fa niente. Abbiamo preso il pesce, che domani ci scanniamo di pesce. Poi avete visto la strada che vi dicevo, non è impercorribile, però comunque c'è un pezzo dove intanto c'è una salita da fare e in mezzo c'è un canale di scolo, chiamiamolo così, e devi stare tutto a destra ci sono anche gli alberi, i rami e tutti gli arbusti, e quindi se ci tenete la carrozzeria del vostro mezzo non va bene, perché come avete visto si riga tutto. Il nostro ormai è tutto rigato perché tanto facciamo queste strade sempre, quindi non ci interessa se è rigato o no. Poi col disegno non si vede neanche in realtà. Le buche, ci sono delle buche abbastanza pronunciate, bisogna sapere dove mettere le ruote e boh, niente di particolare. Però già un mansardato di 7 metri fa già secondo me un po' di fatica, perché c'è lo sbalzo dietro che poi tocca una volta che la ruota posteriore entra nel buco, lo sbalzo dietro poi va a toccare, quindi per quello che vi dicevo. Ok, allora siamo arrivati, abbiamo già mangiato, vi faccio vedere. Questo qua è il parcheggio. Un semplice parcheggio gratuito. Allora, siamo a Tossa de Mar. Dovrebbe essere anche un paesino caruccio. Adesso andiamo a farci un giro. Che acqua. Peccato che c'è il vento un po' freddo e comunque sono le 4 del pomeriggio, perché qua è da fare il bagno. Però le temperature non vanno bene, stanotte c'erano 3 gradi. Buongiorno A tutti. Allora, oggi giornata un po' grigetta. Allora sì, Elisa ha deciso... è così la giornata. Elisa ha deciso di darci pesante con la cucina. Guardate cosa ho deciso di fare. Allora, questi sono pane scottato con salsa rosa, gamberetto, avocado e insalata. E io mi sono fatta il pane che avevo fresco in freezer, così lo finiamo. Poi pezzi di seppia fritti in pastella, che non so come mi sono venuti in realtà. Poi code di polipo che metteremo insieme all'insalata e alla salsa rosa nelle tortillas. Anche questo mettiamo nelle tortiglie. questo Facciamo mettiamo. tortiglia di pesce pesce, oggi. vediamo. Spadabam. Buongiorno. Allora, ci siamo svegliati perché c'è stato un tipo il diluvio universale in 5 minuti, con anche temporali, tuoni, fulmini, saette. Ma la cosa che ci ha fatto svegliare definitivamente è stata questa. Perché ci ha piovuto dentro dal portellone. Non so se qua vedete che ci sono le goccioline che hanno fatto fino la strada a qua, e da qua gocciolava qua sulla mia parte del letto. È tutto un po' bagnatuccio. È normale. Sì, Ha piovuto un po' di stravento. ha piovuto di stravento proprio dalla mia parte. La guarnizione Meno male che non vecchia. ha lavato il piumone, perché mentre stava gocciolando fortunatamente mi ero appena alzata per andare in bagno, quindi meno male. Però vabbè, comunque è così.
iniziato a grandinare. Perché 4 febbraio? Oggi 8 febbraio. 8 febbraio. Aiuto! E comunque continua a piovere dentro? La guarnizione, guarda dall'angolo laggiù. Togli il lenzuolo. Che mettili. Allora, benzina fatta, carico scarico fatto e ciao ciao gasolio a 1,359. Ciao gasolio, Ciao, ciao. benvenuti in Italia. Gasolio a 674. Ah, qua c'è la frontiera. Eccoci qua, in Siamo Francia. Sì. Questa è la frontiera, secondo me è una Sì, una vecchia frontiera antica. vecchia. Sì, direi che è molto vecchia. Allora, siamo in un posto praticamente sulla strada, ma comunque sempre vista mare. Là il paesotto e qua appunto la strada. Ci sono altri camper dietro di noi, ma siccome dobbiamo stare solo stanotte perché tanto domani ripartiamo, va benissimo. Poi fuori ci sono 6 gradi già e c'è un vento abbastanza forte. Molto bene, abbiamo deciso di spostarci perché c'è troppo vento e fa troppo rumore. Siamo sulla scogliera, ci facciamo ancora un paio di ore di guida se ci riusciamo e ci portiamo magari verso, superiamo Montpellier, come si chiama? Montpellier, sì. Lo superiamo o lo arriviamo, sì, poco prima magari se riusciamo. Buongiorno, altro giorno, altra tappa. Ieri siamo alla fine sconfinati in Francia, ci siamo fermati in questa piccola area di sosta, tranquillissima, nulla di che, ma comunque è stata tranquilla. Adesso stiamo andando in un'altra area di sosta, facendo tappa all'Auchan per prendere 2 cosette. E dopo una breve pausa pranzo si va nel prossimo posto. Buongiorno, allora noi siamo di nuovo in partenza, stiamo facendo solo un attimo di scarico. Là c'è l'area di sosta molto bella, tra l'altro, con un parco enorme davanti e qualsiasi tipologia di parco, di sport, queste cose qua. Qua c'è il carico e scarico che però d'inverno chiudono l'acqua, però almeno facciamo uno scarichino così ci alleggeriamo con le grigie. Oggi dovremo ufficialmente rientrare in Italia perché 2 ore e mezza di viaggio arriviamo al Monginevro, quindi adesso vediamo se arrivare fino al Monginevro e poi fare una tappa lì da qualche parte oppure rientrare direttamente a casa e
e basta, dipende quanto Stefano avrà voglia di guidare oggi. Comunque oggi è una bella giornata per il momento, c'è sempre un po' di nuvolame grigio da qualche parte, però c'è sempre il sole, quindi si sta anche bene qua. Tra l'altro pensavamo che in Francia facesse molto più freddo, invece si sta bene. Buongiorno, dunque oggi è il 13 febbraio, sono le 9:30 e vi do alcune spiegazioni, informazioni, chiacchiericcio. Dunque, per quanto riguarda l'infiltrazione, l'acqua che ci entrava dal portellone, quella mattina bellissima che ci siamo svegliati con il letto bello bagnato, alla fine non è più piovuto e quindi non abbiamo più avuto la possibilità di capire due cose, ma Stefano comunque dice che è molto probabile che sia la guarnizione, essendo che ha 40 anni, freddo, caldo, caldo, freddo, freddo, caldo, caldo, freddo, e si sarà un attimo rovinata, chiaramente. Quindi, boh, vedremo, quando pioverà, vedremo che cosa risuccederà. Comunque, per il momento è tornato tutto nella normalità. Poi siamo tornati ufficialmente già da lunedì, oggi è giovedì, siamo tornati, però siamo stati molto occupati in vari lavori che abbiamo dovuto fare e a tutti i saluti, parenti, amici che abbiamo dovuto fare ovviamente. Per quanto riguarda i lavori che stiamo facendo in questi giorni, riguardano dei prodotti che abbiamo ricevuto da delle ditte e quindi li stiamo creando dei video di sponsorizzazione chiaramente, che oltretutto metterò sul canale. Tendenzialmente noi non siamo soliti ad accettare qualsiasi cosa che le ditte ci propongono, perché di mail ne ricevo veramente tante tutti i giorni, di prodotti da sponsorizzare, però siccome io non voglio né far finire il canale come un mezzo di pubblicità e né tantomeno voglio sponsorizzare prodotti che nella nostra vita quotidiana effettivamente né servono e né ci fanno, cioè li usiamo, diciamo. Quindi diciamo che preferisco sponsorizzare prodotti che usiamo o che comunque ci danno un qualche modo di guadagno, quindi non siamo soliti ad accettare, però ogni tanto sì. Quindi volevo giusto mettere in chiaro questa cosa, perché non è che ci vendiamo alla pubblicità adesso, però comunque sia, vivendo in camper, avendo scelto di fare questa vita qua, comunque sia noi dobbiamo trovare anche un modo chiaramente per poterci anche un minimo mantenere, oltre ai vari lavori stagionali e oltre al lavoro di fotografia che sto facendo ultimamente. Però siccome non bastano mai, cerchiamo comunque sia di sfruttare ciò che riusciamo a sfruttare. Questo non vuol dire che d'ora in poi vedrete solo video di sponsorizzazioni, assolutamente, però può capitare che ogni tanto possa mettere dei video di sponsorizzazione di prodotti che oltretutto personalmente ritengo comunque validi. Quindi in questi giorni stiamo appunto producendo questi video qua di alcuni prodotti che ci sono arrivati mentre noi eravamo chiaramente in Spagna, quindi adesso dobbiamo farne uno abbastanza dietro l'altro, e quindi stiamo facendo un po' questa serie di contenuti e ci siamo bloccati a Torino qua per una settimana buona, siamo qua. Comunque sia, chiudendo questo discorso, ovviamente tornare è bello da una parte e brutto dall'altra, perché eravamo abituati a temperature di 20 gradi il pomeriggio, cielo azzurro, sole splendente, e siamo tornati con il cielo bianco, nuvolo, freddo, umido, pioggia. E vabbè, comunque sia, vivere in Piemonte ha i suoi pro e i suoi contro. Adesso non vediamo l'ora di tornare comunque nelle nostre montagne e goderci il relax che solo loro ci sanno dare.